Buongiorno, buongiorno amici di moto, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi voglio rispondere a tutte le vostre curiosità e le vostre domande in merito al mio viaggio in Norvegia. Qualche giorno fa su Instagram vi ho chiesto, tramite una storia, di scrivermi, farmi tutte le domande possibili e immaginabili riguardo al viaggio in Norvegia, proprio perché mi avete scritto in tantissimi, in modo tale da potervi rispondere e quindi avere all'interno di questo video un concentrato di tutte le domande più importanti che magari possano aiutarvi anche nella progettazione di un viaggio del genere. Qui ho il mio computer dove ho già tutte le domande che mi avete fatto, quindi adesso le vediamo insieme e cercherò di rispondervi in modo tale da togliervi ancora altri dubbi. Bene, allora iniziamo adesso a vedere le domande insieme e partiamo da quella che praticamente è stata la domanda più fatta in questi giorni. Come potete vedere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tantissimi mi avete scritto, e cioè quanto costa fare un viaggio del genere. Allora, la risposta a questa domanda è molto semplice. Un viaggio del genere, di una settimana in Norvegia, mi è costato circa 1500 euro. Lasciamo un attimino stare i chiodi, le gomme, perché quelli fanno parte della preparazione del viaggio che mi avete chiesto, lo vedremo dopo. Come spese vive vi dico appunto 550 euro la benzina, abbiamo trovato benzina carissima, anche 2 euro al litro in autostrada in Germania. In Norvegia più o meno il costo era quasi uguale, quindi diciamo che la benzina inciso parecchio, diciamo un terzo del costo del viaggio è proprio di benzina. È anche vero che abbiamo fatto circa 5.000 km. Poi abbiamo speso 65 euro il traghetto da Rostock fino a Trelleborg, quindi Svezia, di cui 40 era 38 euro e qualcosa proprio il costo del biglietto e 25 euro la cabina. È vero che anche una cosa importante, siamo riusciti ad ammortizzare un po' i costi perché abbiamo preso sempre le stanze, sia la cabina sul traghetto che nei vari hotel, la quadrupla o comunque una tripla, in modo tale da poter dividere i costi. Avevo visto sul sito della compagnia, la Stena Line, che è quella che fa appunto la traversata, che una cabina da solo costa circa 100 e qualcosa di euro, divisi in 4, 25 euro a persona, quindi sicuramente da fare in più persone è meglio perché si risparmia. Poi ho speso circa 104 euro, che è il ponte Øresund che collega Malmo a Copenaghen. Poi scendendo ancora più giù per andare verso la Germania, attraversando tutta la Danimarca, abbiamo preso un altro traghetto che più o meno è costato intorno ai 40 euro, il ponte se non ricordo 60, il traghetto 40, comunque il totale 104. L'ultimo giorno abbiamo dovuto fare la vignetta svizzera più quella dell'Austria, perché io come un pollo l'ho persa all'andata, che era solo quella di una settimana, ma comunque quella incide poco, 10 euro e 38 la vignetta della Svizzera, quindi altri 50 euro. Ho comprato anche delle catene, perché non si può mai sapere che incontri neve per strada se ancora non hai messo i chiodi, e quindi sono altri 90 euro. Diciamo, ecco, questo è stato un pochino il grosso dei costi. Poi chiaramente da aggiungere i vari alberghi, le cene, il mangiare, ti fermi in autogrill, quindi quelli sono un pochino costi vari. Più o meno considerate che un albergo lo paghiamo 50-60 euro a notte. E poi chiaramente il cibo, la Norvegia è abbastanza cara, vi dico solo che una sera abbiamo pagato un hamburger, una birra e delle patatine, 65 euro, quindi col cibo un po' i prezzi sono lievitati, però è anche vero che poi lì ci si può organizzare o con del cibo che ci si porta da casa, i fornelli, insomma, che qualche sera abbiamo utilizzato, perlomeno in traghetto non abbiamo speso soldi per mangiare, quindi questi sono dei costi che si possono abbattere. Per rispondere un po' alla domanda di Avvocato83 che mi ha chiesto anche: è un viaggio solo per esperti? Vi dico nì, nel senso è un viaggio molto impegnativo, sicuramente bisogna avere padronanza, bisogna sapere gestire il mezzo, quindi diciamo che non è uno di quei primi viaggi che uno fa appena compra la moto, però è anche vero, e ci arriveremo un pochino dopo, che la guida sul ghiaccio, se si è ben attrezzati, non è così difficile. Chiaramente non ho citato tutta la varia attrezzatura, abbigliamento riscaldato, le moffole e tutto, perché sono delle cose che mi resteranno per la moto, quindi in teoria se uno ce li ha non sono dei costi per il viaggio, quindi non li ho considerati all'interno di questi 1500 euro, ma che ho dovuto comprare per partire. Per restare in tema abbigliamento riscaldato, Dani Due Ruote Sempre mi chiede:
Qual è il costo complessivo del completo riscaldato comprese delle calze? Allora, io l'ho comprato qui a Catania, che c'è un rivenditore proprio di questo marchio, senza fare nome, senza far pubblicità. Ho pagato circa 160 la giacca, 140 i pantaloni, quindi siamo intorno ai 300 euro, e le calze mi sono state regalate per Natale dalla mia compagna, che costano al 300 euro, 120 euro circa, quindi diciamo 420 euro. Attenzione che questo è il costo solo dell'abbigliamento, senza le batterie e senza i cavi. Io non ho comprato le batterie, ma ho comprato i cavi. I cavi costano più o meno intorno ai 40 euro, perché sono 3 cavi o 4 cavi, adesso non ricordo bene. Comunque sì, diciamo intorno ai 450 euro. Un'altra domanda che mi avete fatto praticamente tutti è sapere i costi di spedizione delle moto. Ho preso qui quella di Simon Caps, che appunto mi chiedeva dettagliatamente il trasporto moto, i tempi d'attesa e tutto. Allora, vi dico che io all'andata ho spedito con TNT, utilizzando il servizio Scooter Express. Lo trovate sul loro sito internet, i prezzi sono fissi per tutta Italia, 215 o 205 in bassa stagione, 259 in alta stagione. Ti danno la gabbia, in 2 giorni la moto arriva. Io l'ho portata a Catania, l'ho caricata dentro la gabbia, mi hanno in parte aiutato a legarla, ma ho fatto tutto io, la lascio a loro, la moto in 2 giorni precisi arriva a qualunque destinazione, chiaramente sempre di TNT, quindi nei loro hub. Hai la possibilità di averla in deposito gratuitamente, poi paghi 30 euro dopo i primi 2 giorni, quindi i primi 2 giorni gratuitamente, poi paghi per il deposito. Al ritorno invece mi sono affidato a Traslomoto. Traslomoto è un trasportatore privato che si occupa appunto di trasporto di moto tramite i furgoni, sono specializzati in questo servizio. Qui il costo è leggermente più alto, ma ci sono dei ma ed è però che andiamo a vedere insieme. Allora, vi dico che ho pagato circa 240-250 euro. Ancora non ho la moto con me, perché nel frattempo è rimasta a Milano che ci sto facendo dei lavoretti, ma non ve li spoilerò. E tra Traslomoto e TNT appunto abbiamo pro e contro. Vi dico quali sono. Allora, TNT ha un servizio che costa uguale in tutta Italia, cioè se io da Catania volessi spedire a Palermo pago sempre 210 euro, se volessi spedire da Catania a Berga, come ho fatto, paghi sempre 210 euro. Con Traslomoto invece dipende, si parte da un minimo di 100 euro, quindi se devi fare Catania-Palermo appunto paghi intorno ai 100 euro, fino a un massimo di 250 euro in tutta Italia. Un'altra differenza sono i tempi. TNT ha una rete chiaramente molto più capillare e in 2 giorni ti garantisce l'arrivo, mentre con Traslomoto diciamo che i tempi sono di circa una settimana, 5 giorni. Ora non mi diceva potenziato il loro hub, hanno un hub a Milano, una a Roma e una a Reggio Calabria, quindi diciamo sono un po' più presenti sul territorio e quindi stanno velocizzando i tempi di spedizione. Chiaramente c'è anche la variante traghetto, per esempio dalla Sicilia. Io questi costi non li ho considerati in quello che vi ho detto prima, quindi a quei 1500 euro ci sono da aggiungere i costi di spedizione, però se vivete al nord sicuramente non li avete questi costi. Altra domanda che mi è stata fatta, qui prendo quella di Mitch Guidoz: come hai preparato la moto per il viaggio, taglio, cambio gomme, oltre a quello che ho dato e tutto. Allora, in realtà, a parte quello che l'avete visto negli altri video, se ancora non l'avete visto, proprio qua sopra c'ho il video di come preparo la moto e come mi preparo io un viaggio del genere. Diciamo che non ho fatto grosse manutenzioni, anche perché il tagliando l'ho fatto regolarmente ogni 10.000 km e sono partita a 35.000. Quando sono ritornato, avendo fatto 5.000 km, sono ai 40, quindi il tagliando lo farò appena la moto mi arriva e quindi non ho dovuto fare nient'altro prima. Il cambio gomme idem, sono partito con le mie Mitas E07, ho comprato delle gomme che ho già chiodato qui in casa e poi le ho portate dietro con me. Poi pelle di pecora, manopole, moffole, insomma tutti i vari accessorini che trovate nel video su per la preparazione a questo viaggio. Un'altra domanda che mi è stata fatta, qui ve ne ho prese 2, sia la motociclista che di Pello, mi dicono quali sono state le difficoltà più grosse che ho dovuto affrontare e qual è stato il momento più difficile. Allora, sicuramente la guida sulla neve fresca.
e non sul ghiaccio, cioè paradossalmente guidare sul ghiaccio è molto più semplice che guidare sulla neve fresca. Guidare sulla neve fresca è stato abbastanza impegnativo, soprattutto quel giorno quando stavamo salendo sul ghiacciaio, abbiamo beccato la bufera. Perché? Perché praticamente la neve fresca crea uno scalino dove passano le macchine, quindi la macchina passa, la deposita a destra o al centro. Quel passaggio al centro è disgraziato perché nonostante i chiodi e tutto, se ci passi la moto ti sculetta e lì è davvero difficile da guidare, quindi sicuramente quella è stata una bella difficoltà. Poi il freddo no, non è stata una difficoltà perché con l'abbigliamento riscaldato si stava bene. E in generale posso dire che è stato abbastanza impegnativo anche tutte le ore di guida che abbiamo fatto, quello sì, perché stavamo comunque in giro almeno 12 ore tra comunque la pausa e tutto, ma almeno 8-9 ore di guida sicuro, siamo arrivati anche fino a 13 ore consecutive di guida, quindi anche quella è stata una bella difficoltà. Poi per il resto il viaggio è andato abbastanza bene, mi sono sorpreso io della guida con i chiodi, insomma mi sono trovato abbastanza bene. E a proposito di guida sul ghiaccio, una domanda che mi avete fatto in tantissimi è sicuramente riguardante le gomme. La prima è di Diego Rubi 87 che mi dice: come ti sei trovato con le gomme chiodate su neve e ghiaccio? Prima volta o le avevi già testate? Allora, come ho detto prima, la neve è tosta, il ghiaccio è bellissimo, è anche abbastanza facile tutto sommato. È stata la prima volta in assoluto di guida sulla neve, avevo beccato qualche lastra, un po' di accumuli sull'Etna, ma non avevo mai guidato, quindi è stata la mia prima esperienza e non è stata neanche così tanto impegnativa, perlomeno per me è stata abbastanza semplice. Credetemi che non sono né un pilota professionista né un manico così elevato, quindi se ce l'ho fatta io ce la possono fare praticamente tutti. Satomi mi dice: come si comporta la moto con le gomme chiodate, a che pressione vanno usate? Anche qui la moto sul ghiaccio ha un grip allucinante, credetemi, ha un grip allucinante. A proposito, ho utilizzato i chiodi Best Grip, ho messo 240 chiodi al posteriore, 210 chiodi all'anteriore. Non ho avuto nessun tipo di problema, proprio una stabilità pazzesca. Chiaramente bisogna stare attenti nelle curve, nei tornanti, a non piegare, ma stare lì dritti, piano piano girare lo sterzo e andare. La pressione normalissima, 2,9 il posteriore, 2,5 l'anteriore, quindi non è come il fuoristrada che vanno abbassate, ma si tengono normalissimamente. E infine la domanda, anche qui principe, era: al ritorno avete tolto le gomme chiodate? Mi chiede Palang. No, siamo rientrati in Italia con le gomme chiodate. La mia moto attualmente ha il tassello con il chiodo. È vero che dopo un po' di guida, soprattutto poi anche in autostrada, il chiodo, soprattutto il centrale, si consuma, sui laterali ancora ce n'è. Però no, non le abbiamo smontate, anche sull'asfalto la guida non è difficile, non è pericolosa, non li senti sostanzialmente, quindi abbiamo deciso di tenerla, anche perché fermarsi per smontare, sia cambiare la gomma sia svitarle, era comunque abbastanza macchinoso e impegnativo, quindi abbiamo deciso di rientrare. E per concludere il tema gomme, ZZ Fazer, che ringrazio, Francesco, che mi è venuto a prendere a Bergamo, mi ha fatto un'intervista, mi chiede: che ne farai delle gomme chiodate? Le terrai senza chiodi? Allora, sto valutando se utilizzarle ancora qui in Sicilia, togliere solo i chiodi laterali, quindi quelli che ancora sono rimasti un po' appuntiti, dato al centro non c'è più niente, o una cosa che mi stava venendo in mente era appenderla qui nel mio garage come ricordo di questa esperienza fantastica, quindi devo ancora un attimino valutare se sfruttarle oppure avere un ricordo. Voi che mi dite? Sempre avvocato mi chiede: questo viaggio è solo per moto con grande autonomia? Ho visto che avete tutti i GS Adventure. Allora, in realtà no, perché c'era anche un GS monoalbero, mi pare un 1200 del 2007,
Chiaramente lui si fermava una volta in più rispetto a noi, poi lui si è portato la tanichetta di benzina e diciamo che riusciva più o meno a coprire quei chilometri, quindi assolutamente non per moto solo con grossa autonomia, anche perché i distributori ci sono praticamente ovunque, quindi puoi andare davvero con qualsiasi moto. Quando siamo arrivati al ghiacciaio a Jostedal c'erano 3 motociclisti tedeschi che erano venuti con delle monocilindriche, quindi fate voi, che credo che abbiano un'autonomia di 80-90 km. Joseph Found the Dead, che bel nome, ci chiede: quanto è importante la scelta della moto per te? Parlaci del differenziale con moto che costano un terzo. Caro Joseph, io non ho fatto questo viaggio con moto che costa un terzo, immagino chi, Benelli o qualcun'altra, non lo so, quindi non saprei dirti, ma non credo che ci siano problemi se non legati al comfort e tutto, ma quella è una cosa molto soggettiva che non posso dirti no va bene, non va bene, ma soprattutto non riesco a farti un paragone. E sempre tema moto, Alello di 92 mi dice: ma viaggi simili possono essere sopportati da una zavorrina se non si ha una grande moto da viaggio? Anche qui dipende dalla zavorrina, dipende da che tipo di moto si ha, dipende da quanto viaggiate comodi, dipende da quante soste fate, quindi anche qui questo diventa tutto molto soggettivo e dare una risposta universale per tutti è impossibile. Vi ricordo che c'è gente che è andata in ciao fino a Capo Nord, quindi tirate voi le giuste conclusioni. Oh, la motociclista. Allora, la motociclista si è sbizzarrita a farmi domande di tutti i tipi, ora qui c'è una carrellata di domande, e mi dice: rifaresti la stessa esperienza in solitaria? Ni. E cioè, vi spiego, allora, una cosa che non mi è piaciuta, se si può dire, di questo viaggio è stata la velocità, perché chiaramente è stato molto veloce, un ritmo molto frenetico, corri, vai, arriva, ritorna, tutto lì che per come io amo viaggiare l'avrei preso un po' più comoda, avrei fatto qualche giorno in più, avrei fatto foto, video, mi sarei fermato un pochino di più, una volta che hai fatto 2500 km per arrivare te la godi un po' di più, però chiaramente c'erano delle esigenze di rientro e di gruppo e quindi è stata una toccata e fuga, però diciamo è stato un viaggio fantastico, lo rifarei assolutamente sì. In solitaria forse no, e perché? Perché comunque il rischio di scivolare, ma anche da fermi, è molto alto e tirare sulla moto sul ghiaccio, e l'abbiamo visto con qualcuno del gruppo che è scivolato, fortunatamente non si è fatto nulla di che, diventa molto difficile perché quando vai per tirarla su tende a scivolare e quindi in solitaria è molto difficile da fare, almeno 2 o 3 moto, questo sì, da solo forse no. Sempre la motociclista mi dice: i liquidi della moto non si sono congelati durante le soste notturne? No, è vero che abbiamo dormito sempre in albergo, quindi anche il garage sempre al coperto, per cui non hanno preso tanto freddo. L'unica notte dove hanno dormito proprio all'aperto è stato proprio sul ghiacciaio a Jostedal e lì ha nevicato parecchio tutta la notte, ma l'indomani la moto è partita senza problemi. E sempre la motociclista mi dice: il momento di maggior soddisfazione è sicuramente essere arrivati su sul ghiacciaio, in mezzo a una bufera di neve, senza essere caduto, sano, integro, super contento. Sì, quella è stata davvero una gioia, un'esperienza che ti segna, ecco, diciamo che tutto il viaggio è stato bello, ma quel momento in cui parti, arrivi nella meta, dove ti sei preparato, dove hai immaginato tutte le cose, quello sicuramente è stato proprio forse il momento più bello. Il Motoverso mi dice: sarebbe stato possibile affrontare questo viaggio senza abbigliamento riscaldato? Allora ti do 2 risposte. Secondo me, per come l'ho vissuto io, no. Io senza abbigliamento riscaldato non ce l'avrei mai fatta. Alcuni, non tutti, un paio non avevano abbigliamento riscaldato, loro hanno sofferto freddo sui piedi. Io per come l'ho usato ti dico che per un viaggio del genere è fondamentale, indispensabile, non se ne può fare a meno. Un giorno c'erano a meno 3 gradi, ho voluto fare una prova perché stavo talmente bene che ho detto: ma è perché mi sono io abituato oppure perché l'abbigliamento riscaldato funziona? Ho staccato lo spinotto, credetemi, nel giro di
ma neanche un minuto, proprio il piede mi si è ghiacciato, cioè sentivo proprio freddo, freddo, freddo. Quando l'ho riattaccato è ritornato il comfort, quindi assolutamente per un viaggio del genere l'abbigliamento riscaldato, secondo me, è fondamentale e necessario. Peppe19 GSA mi chiede: da quanto tempo possiedi la moto? Allora, la moto ce l'ho dal 2018, quindi quest'anno saranno 4 anni. Ho preso la prima moto che era una Honda NC750, ma è durata solo 4 mesi, poi l'ho venduta. A dicembre di quell'anno 2018 sempre ho preso un BMW R1200 GS normale, quindi versione standard, che ho cambiato a febbraio 2020, quindi l'ho tenuto un anno più o meno, prendendo quello che ho adesso, quindi il GS Adventure, poi tra Covid e tutto, insomma, adesso sono esattamente 2 anni che ho il GS e l'ho portato al freddo. Samuele mi dice: come si è comportato il motore, problemi con l'avviamento, al freddo, usato additivi per la benzina e tutto? Come vi ho detto prima, no, il motore è partito senza problemi, al primo colpo, nessun tipo di additivo, nessun tipo di manutenzione, nessun tipo di problema. C'è stata una moto, un 1200 Adventure ad aria, quindi modelli un pochino più vecchi, che hanno fatto fatica a partire con la batteria, però collegato il booster è andato. Ancora qualche altra domanda. Giramoto mi dice: visto il peso importante del GS, avresti preferito una moto più leggera per la guida sul ghiaccio? No, la mia mucca va da Dio in qualsiasi condizione, quindi assolutamente no, anche perché, ripeto, sul ghiaccio si va tranquilli, lenti, non bisogna né piegare né correre, non c'è neanche tantissimo bisogno di gestire la moto, quindi il peso è stata davvero l'ultima delle cose che ho sentito, e non credo che se avessi avuto una moto più leggera avrei migliorato o cambiato la situazione, quindi assolutamente nessun cambio di GS. Fabio Pod GS mi dice: c'è un treno OB che fa Livorno-Vienna-Amburgo, lo consiglieresti per evitare 1000 km? Non lo conosco. Avevo sentito dire che c'è qualcosa che attraversa tutta la Francia, non la Germania, però in realtà no. Eviterei sicuramente di fare tutta l'Italia, ecco perché la moto l'ho spedita. Evitare 1000 km in Germania? No, perché le autostrade sono belle, comode, quasi tutte dritte, 3 corsie, molti tratti senza limiti, puoi dare davvero tanto gas. No. Se poi mi dici vuoi partire da Livorno per arrivare fino ad Amburgo, potrebbe avere il senso, però ecco, diciamo che a quel punto il viaggio se lo sta facendo qualcun altro per te, quindi finché dici attraverso tutta l'Italia mi va bene, dopo non lo so. Raffa Garofalo: verrà organizzato anche il prossimo anno? Non lo so, io mi sono aggregato, come avete visto, col gruppo elefantandtreffen.com, che ancora una volta ringrazio per avermi fatto vivere questa esperienza fantastica. Loro sicuramente ogni anno organizzano l'Elefant and Treffen, vanno lì, quindi comunque fanno questo tipo di viaggi, anche se proprio qualche oretta fa mi hanno inserito in un gruppo per il 2023, senza spoilerarvi nulla, che appena l'ho visto ho detto ma chissà se verrà riorganizzato. Ok, dai, abbiamo ancora le ultime 2 domande. Riccardo Moroni mi dice: cosa ne pensi del dormire in tenda? Allora, premesso che in Norvegia dormire in inverno in tenda credo che sia vietato, non ne sono sicuro al 100%, ma mi era arrivata questa voce. Comunque non farei mai un viaggio del genere in tenda, già farlo in estate ci penserei su un attimo, in inverno ma neanche a parlarne, perché dopo un giorno che prendi freddo, ma freddo freddo freddo, nonostante l'abbigliamento riscaldato e tutto, proprio ti senti bagnato, umido, ti senti proprio il freddo dentro, nelle ossa, arrivare, montare la tenda, dormire in tenda, dentro il sacco a pelo, che comunque fuori fa freddo, non ti riscaldi, ma neanche pagato, dice sai, ti paghi, no. La sera albergo, vai là, ti riscaldi, ti fai una bella tisana, stai al caldo, una bella doccia calda. Sì, in tenda un viaggio del genere mai. Allora, ultima domanda per concludere il video. Una domanda che forse vi siete fatti, c'è stato solo uno che me l'ha chiesto, anche se nei commenti YouTube, Facebook, diciamo che ci sono stati tanti che si sono fatti questa domanda, che me l'hanno chiesto. Toddy mi dice: che lavoro fai per avere tutto questo tempo? Altri mi hanno chiesto: ma tu lavori, cosa fai nella vita, fai lo youtuber? No, nulla di tutto questo. Premetto e ci tengo a dire che per me questo è un divertimento, è un condividere. Io non ci guadagno nulla, non sono né sponsorizzato né niente.
Lo faccio per il piacere della moto, per il piacere di condividere con altri motociclisti questa mia passione, e se posso essere d'aiuto con qualche dritta, con qualche spunto, con la mia umilissima esperienza, lo faccio con molto piacere. Quindi, che lavoro faccio? Prima di tutto, sì, lavoro, ho anche un lavoro, sono una partita IVA, sono un fisioterapista, ho il mio centro di fisioterapia a Catania che fortunatamente riesco a gestirmi. Chiaramente, essendo un libero professionista, se lavoro guadagno, se non lavoro non guadagno, quindi non ho ferie, non ho tredicesime, nessuno mi paga niente, nessuno mi regala niente, è una cosa che faccio per passione. Mi piace questo lavoro, mi piace andare in moto, se posso conciliare le due cose, benissimo. Ho sfruttato un periodo al lavoro dove mi potevano anche sostituire dei collaboratori fantastici e sono partito una settimana, quindi in quella settimana non ho guadagnato, ma mi sono divertito da morire e mi sono fatto questa mia grandissima, bellissima, fantastica esperienza in Norvegia. E così siamo giunti alla fine di questo video, spero di non avervi annoiato, spero di aver risposto alle vostre domande, ai vostri dubbi e alle curiosità sull'organizzazione di questo viaggio. Chiaramente, se c'è ancora qualche domanda che volete farmi, scrivetemi qui sotto nei commenti, tanto li leggo tutti, vi rispondo a tutti quanti. Se questo video ti è piaciuto, lascia un bel like, iscriviti al canale per non perderti i prossimi video, le prossime avventure in moto, le prossime uscite. Seguitemi soprattutto su Instagram perché lì in tempo reale potete conoscere tutte le mie avventure, quello che faccio, se ci sono sondaggi, se ci sono uscite che organizzo in gruppo, quindi lì potete restare davvero aggiornati su tutte le mie attività. Vi dico che ci sarà anche un articolo che raccoglie in forma scritta tutte queste domande sul sito www.adventuresontheroad.it, quindi io vi ringrazio anche qui per avermi seguito, ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video. Ciao!